Salve a tutti, oggi proverò a illustrare la variante in solitario per la Guerra dell'Anello. La variante originale in inglese, creata da The Moss, disponibile su Board Game Geek, poi tradotta e rivisitata da Alchila e pubblicata sulla Tana dei Goblin, e ulteriormente rivista da Marcello Piras per il gruppo Facebook italiano Guerra dell'Anello, col contributo e il feedback degli iscritti. Certezza di morte. Scarse possibilità di successo. Che cosa aspettiamo? In questa variante i popoli liberi sono giocati come di consueto, mentre l'ombra segue un algoritmo con un set di istruzioni. Alla base di questa variante ci sono le linee di progressione. Le linee di progressione rappresentano una serie di regioni connesse che formano l'itinerario che le armate dell'ombra intraprendono per conquistare i popoli liberi. Le armate dell'ombra possono esistere solo all'interno delle linee di progressione, e se per un qualsiasi effetto le armate sono costrette a muoversi in una regione che non fa parte delle linee di progressione, come per esempio ritirarsi da battaglia, le unità vengono eliminate. Ci sono 6 linee di progressione che mostrano i movimenti delle varie armate nelle diverse regioni della mappa, e quando andremo a muovere le linee di progressione verranno sempre spostati in ordine dalla penultima regione all'ultima, dalla terzultima alla penultima e così via. Qui vedete il setup già effettuato, stiamo giocando con la seconda edizione in inglese e questo è solo l'edizione base, la variante non prevede le espansioni. Le principali differenze sul setup sono la modalità che si vuole utilizzare. In fase di setup si sceglie intanto la difficoltà, facile, media o difficile. In base a questo andremo a scegliere il numero dei dadi. L'altra differenza nel setup è che tutte le nazioni dell'ombra sono considerate già in guerra. Di conseguenza Saruman inizia ad Orthanc e iniziamo con il dado aggiuntivo, per cui avremo 8 dadi. Il flusso di gioco invece rimane invariato, quindi la sequenza di turno rimane la stessa e andremo a vedere durante il gioco come ogni sequenza di turno varia rispetto al gioco base. So it begins. Quindi nella prima fase di pesca e di recupero dei dadi azione, i popoli liberi pescano 2 carte come di consueto, il limite delle carte rimane 6, mentre l'ombra pesca a seconda del numero di carte che ha in mano. Ora siamo a inizio gioco, quindi pesca 2 carte. Cosa importante da notare, le carte dell'ombra rimangono sempre a faccia in giù fino a quando non devono essere giocate. Vedremo poi che ci sta un elenco di carte evento spiegate che indicano come le carte andranno giocate. Sarà possibile per alcune carte che sono destinate alla compagnia che vengano messe da parte finché non si verificano le condizioni per giocarle. Allo stesso modo ci possono essere delle carte destinate alla battaglia che vengono messe da parte per essere giocate durante la battaglia. Quindi a un certo punto del gioco ci potremo trovare con le carte che ha attualmente l'ombra in mano, carte destinate alla battaglia, carte destinate alla caccia e le normali carte di scarto. Queste carte destinate alla compagnia e destinate alla battaglia non contano per il limite di carte in mano dell'ombra. Quindi fatta la fase di pesca, passiamo alla fase della caccia, durante la quale si piazzano 2 dadi,
nel riquadro della caccia. Questo sarà poi dipendente dal segnalino progresso della compagnia. Se il progresso della compagnia è a 2 o più passi, in questo caso si piazzeranno 3 dadi. In ogni caso, come sempre, l'ombra non può destinare alla caccia più dadi di quanti siano i compagni rimasti. Un'altra nota importante durante la fase della caccia è che si verificheranno le condizioni per far entrare il Re Stregone e la bocca di Sauron, condizioni che poi andremo a vedere in seguito. E se le condizioni dovessero essere verificate, i dadi entrano in gioco immediatamente, quindi li aggiungiamo direttamente alla riserva e verranno tirati durante la prossima fase. Gli occhi, come sempre, finiscono nel riquadro della caccia, mentre andremo a ordinare i dadi perché l'ombra giocherà seguendo un definito ordine di priorità. Quindi come vedete giocherà prima il dado personaggio, poi dado esercito mobilitazione, poi dado mobilitazione, poi dado evento, poi dado esercito. Importante far notare che l'ombra utilizza tutti i dadi di un particolare tipo prima di utilizzare quelli di un altro tipo, e l'ombra non passa mai il gioco ai popoli liberi neanche quando ha meno dadi. Durante questa fase vedremo che prima della risoluzione di dadi azione, se ci sono carte destinate alla compagnia che sono giocabili, verranno giocate in questa fase. I popoli liberi iniziano come di consueto e andiamo subito a muovere la compagnia. Da notare che se alla fine del turno la compagnia non ha tentato di muoversi o di nascondersi, l'ombra otterrà un'azione bonus che conta come dado esercito. Eseguito il movimento della compagnia, andiamo a tirare 3 dadi per la caccia come di consueto. Caccia non riuscita, quindi il turno passa all'ombra, che, come dicevamo, primo dado che gioca è un dado personaggio. Dado personaggio prevede prima di tutto il movimento dei Nazgûl e del Re Stregone se in gioco, e della bocca di Sauron eventualmente. Le regole per i movimenti seguono le normali regole di restrizione sul luogo di piazzamento, mentre per il movimento dei Nazgûl e del Re Stregone si segue un ordine di priorità nei movimenti. In questo caso quindi andiamo a verificare ogni condizione nella lista. Non abbiamo fortezza originaria dell'ombra sotto assedio, quindi scartiamo l'opzione 1. Non è possibile piazzare Nazgûl nella regione contenente la compagnia, quindi scartiamo l'opzione 2. Non ci sono armate dell'ombra in assedio o in posizione di attacco, quindi scartiamo anche l'opzione 3 e andiamo quindi a disporre i Nazgûl nelle regioni adiacenti alla regione che contiene la compagnia. Indicativamente lungo il cammino più corto. Spero di aver fatto bene. Eseguito il movimento dei Nazgûl, si procede per la lista di azioni indicate
Nel risolvere i dadi azioni ci sono due possibilità: o viene indicato di scegliere un'azione, nel qual caso si sceglie la prima azione possibile dalla lista e si procede nella lista fino a che non ce n'è una che si possa eseguire, oppure viene chiesto di tirare un dado e eseguire l'azione indicata dal numero ottenuto dal dado. In questo caso abbiamo una lista di azioni con una priorità di gioco e la prima della lista è di tentare di giocare una carta personaggio. Quindi andiamo a vedere come si effettua la carta pescata. È Morgul Wand, non è nella lista di carte personaggio, ma come possiamo vedere non è giocabile perché la compagnia non è rivelata. Verrà quindi messa da parte come carta destinata alla compagnia per essere giocata in un successivo momento. Se la carta fosse stata indicata nella tabella e la tabella avesse indicato che erano verificate le condizioni, per esempio, per giocarla come carta alla battaglia, l'avremmo messa da parte come carta destinata alla battaglia da giocare in un secondo momento. In ogni caso, dal momento che nessuna delle carte personaggio in mano all'ombra, in questo momento una sola, è giocabile, allora passiamo all'opzione seguente all'interno della lista di azioni. Opzione seguente che è di eseguire un attacco con un'armata con servi o con Nazgul in una posizione d'attacco. Qui occorre fare una precisazione. Posizione d'attacco è qualunque armata dell'ombra che sta assediando una fortezza o la cui regione successiva nella linea di progressione contiene un'armata dei popoli liberi. In questo caso a inizio gioco abbiamo solo un paio di regioni in cui le armate sono in posizione d'attacco, in questo caso Monte Gundabad e Orthanc. Definita la posizione d'attacco dobbiamo vedere se l'armata è aggressiva o meno. L'armata è aggressiva se è abbastanza grande da attaccare. Se contiene un servitore o si assedia una fortezza, il minimo numero di unità per essere aggressiva è 8. Quindi nel nostro caso Orthanc, che contiene Saruman, contiene solo 5 unità, per cui non è aggressiva, per cui attaccherà nel momento in cui avrà avuto rinforzi tali da portarle 8 unità. In ogni altro caso deve avere almeno 4 unità, quindi anche nel caso di Monte Gundabad ha solo 2 unità, quindi anche in quel caso non è aggressiva. Quindi l'opzione 2 è scartata e passiamo all'opzione 3, dove indica che se ci sono Nazgûl dispetibili da reclutare, e ce ne sono, vengono reclutati secondo un ordine ben preciso. In questo caso vengono reclutati a Minas Morgul, nel Morannon, a Barad-dûr e a Dol Guldur. E quindi il dado personaggio dell'ombra è stato giocato. Popoli liberi giocano un dado evento e pescano una carta personaggio. Ordine di priorità per l'armata dell'ombra è dado mobilitazione più esercito. In questo caso, se la bocca di Sauron è in gioco, si eseguono le azioni per un dado mobilitazione e a seguire quello di un esercito. Dal momento che la bocca di Sauron è in gioco, allora viene usato come un normale dado esercito e quindi si sposta in ultima posizione e andremo a giocare un dado mobilitazione. Dado mobilitazione prevede il tiro di un dado
3 ci dice di reclutare 2 punti di unità in ciascuna delle seguenti regioni. 2 punti di unità vengono considerati come il reclutamento di un'elite nel caso nella regione ci siano almeno 5 unità, altrimenti 2 unità regolari. In questo caso dobbiamo reclutare a Umbar, dove ci sono solo 3 unità, quindi andremo ad aggiungere 2 regolari. Nel Run meridionale di nuovo 2 regolari, e poi indica di reclutare un'unità regolare in ciascuna di queste regioni, Niraran, Fararan e Run settentrionale. I popoli liberi passano. L'armata ombra deve giocare un dado evento. Il dado evento, se l'ombra ha 3 carte o meno, come nel nostro caso, andrà a pescare una carta del tipo meno presente, in questo caso una carta personaggio. In caso di parità si predilige sempre una carta personaggio. I popoli liberi giocano un dado mobilitazione per muovere di uno step la nazione di Gondor. E tocca all'ombra giocare il suo primo dado esercito. In questo caso la prima cosa da verificare è se un'armata dell'ombra è adiacente a una regione vuota contenente cittadella o fortezza, in questo caso semplicemente per poter guadagnare punti immediatamente, ma non è questo il caso. Dopodiché abbiamo una lista di opzioni. Le prime 2 opzioni sono un modo per scartare carte come un potere troppo grande e potere di Tom Bombadil, che scartiamo perché non sono opzioni eseguibili. Opzione numero 3: se esiste un'armata aggressiva in posizione per attaccare, eseguiamo l'attacco. Di nuovo non abbiamo armate in posizione di attacco che siano aggressive, quindi passiamo al punto 4, dove tiriamo 2 dadi per determinare quali linee di progressione muovere. Quindi linea di progressione 3 e 4. La linea di progressione 3 prevede innanzitutto il movimento, visto che è vuota, fino a Monte Gundabad. Muoviamo da Monte Gundabad a Nido d'Aquila. L'altra linea di progressione è la linea che va da Angmar ai Porti Grigi, ma non abbiamo armate, per cui non si muove. In questo caso, nell'ordine, il primo movimento è dal vicino Rad all'Arandor occidentale. Il secondo movimento sarà da Umbar ad Arandor occidentale. In questo caso raggiungiamo il limite di armate di 10. Nel caso il limite fosse raggiunto e ci fossero altre armate, se non ci sono linee di deflusso, allora si dà priorità alle armate elite e le altre armate rimarranno ferme nella zona di partenza. Sempre all'interno delle linee di progressione vediamo che l'altro movimento poi sarà dal lontano Rad a vicino a Rad. E così ha mosso